Ci sono 6 trucchi utilizzati da tutti i professionisti della chitarra che potete applicare subito nella vostra improvvisazione, ma ve ne dico solo 3. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e in questo video voglio svelarvi alcuni trucchi che vi saranno utili per migliorare i vostri assoli e le vostre improvvisazioni. I primi tempi che ho iniziato a suonare la chitarra fondamentalmente conoscevo soltanto il primo box della pentatonica minore, forse ne conoscevo un paio di schemi, comunque con questi facevo praticamente tutto, dalle improvvisazioni a casa nella mia cameretta mentre studiavo alle jam session con gli amici in sala prove. Ma suonando e insegnando da oltre 30 anni so anche che da questi semplici schemi potete ricavare grandi cose. Per cui in questo video vi farò vedere alcuni trucchi e suggerimenti che vengono usati con successo da chi suona professionalmente. E se questo argomento ti piace e vuoi approfondirlo, ti consiglio di iscriverti al mio workshop gratuito A Tutto Blues, dove metteremo in pratica proprio i trucchi che vedrai oggi. Trovi il link qui sopra e in descrizione. Detto questo però, accordiamo la chitarra e iniziamo con il primo trucco. La scala pentatonica minore è quindi la prima scala che viene insegnata a chi inizia ad improvvisare. Sono soltanto 5 note e la forma è molto semplice da ricordare e facile da suonare perché prevede soltanto 2 note per corda. La sonorità è minore, triste, cupa se vogliamo, proprio perché deriva dalla scala minore di 7 note. Prendiamo la pentatonica minore di La presa al primo box. Lo schema prevede la nota La sulla sesta corda al quinto tasto. Conoscere solo questo schema potrebbe essere limitante. Ecco quindi il primo trucco: uscire dal box pentatonico. Ma perché è così importante abbandonare lo schema? Allora, devi sapere che quando inizi a collegare le diverse forme delle scale su e giù del manico, ti renderai conto di come sia molto più facile creare delle frasi più interessanti, soprattutto a livello melodico. Facciamo un esempio pratico. Suoniamo le stesse 5 note della pentatonica su un'altra forma, ad esempio sullo schema precedente. Oppure saliamo sulla posizione successiva. Per praticità inizierò sempre dalla nota fondamentale, La, sul settimo tasto della quarta corda. E proprio dall'interconnessione di questi 3 schemi ricaviamo lo schema della padella, ne ho parlato in questo famosissimo video. Quindi dopo aver memorizzato il nuovo schema posso iniziare a suonare dei lick che già conosco, delle brevi frasi che sposterò su queste 3 forme. Sentire, muovendomi su e giù per il manico ho reso la frase molto più interessante. Ovviamente non bisogna seguire una specifica direzione, ma possiamo utilizzare differenti combinazioni secondo il nostro gusto. Nel mio corso di chitarra blues solista ti insegno come passare da uno schema all'altro in maniera piuttosto facile, ma in un contesto di improvvisazione l'obiettivo non è saper suonare gli schemi meccanicamente su e giù dal manico, bisogna sempre pensare ad un'idea. Mi raccomando, questa è la parte fondamentale. Se dovete incominciare a improvvisare dovete partire dall'idea e ne parleremo nel mio workshop. Parti quindi con le forme della scala che conosci, inizi a capire dove si trovano le note più importanti, prima di tutto la tonica. Prova a iniziare quindi una frase su questa nota partendo ogni volta su una forma diversa della scala. Vedrai che questo esercizio ti sarà molto utile per assimilare lo schema e capire dove si trovano le note vincenti, come la tonica. Prendiamo ad esempio questa frase suonata al primo box. Sono partito dalla tonica
ed ho concluso sempre sulla tonica. La posso ripetere anche sugli altri schemi. Quindi è importantissimo sapersi muovere su tutta la tastiera. E il prossimo trucco è ancora più avvincente. Si tratta di mischiare la pentatonica minore con la pentatonica maggiore. Nell'esempio precedente ho suonato soltanto la pentatonica minore, una scala comunque dalla sonorità molto triste, ma nulla ci vieta di suonare lo stesso lick con una sonorità maggiore, più allegra e, se vogliamo, solare. La scala pentatonica maggiore sarà sempre formata da 5 note, ma le note però saranno diverse ovviamente rispetto alla pentatonica minore. E questo proprio perché la pentatonica maggiore deriva dalla scala maggiore. Sicuramente avrai notato come la forma che ho appena suonato è la stessa della pentatonica minore, però spostata indietro. Quindi se suono su un accordo o un basso di La maggiore, utilizzando questa scala la sonorità sarà maggiore. Se su questo schema della pentatonica maggiore, invece di prendere come punto di riferimento il mignolo, la nota La sulla sesta corda al quinto tasto, prendessimo la nota Fa diesis al secondo tasto, allora potremmo considerare questa scala non solo come pentatonica di La maggiore, ma anche come pentatonica di Fa diesis minore. E questo è possibile perché ogni tonalità maggiore ha una tonalità relativa minore e viceversa ogni tonalità minore ha una relativa tonalità maggiore. In poche parole significa che le due scale condividono le stesse identiche note. E voi direte, ok, ma che ci faccio? Allora, ora che lo sappiamo possiamo usarlo a nostro vantaggio. Ti spiego come. Quando si tratta di improvvisare degli assoli, la maggior parte dei chitarristi si trovano più a loro agio con la forma della scala pentatonica minore rispetto alla pentatonica maggiore. Probabilmente perché tutti quanti hanno trascorso la maggior parte del loro tempo a imparare degli assoli, a suonare dei riff o dei lick basati proprio sulla scala pentatonica minore. Quindi è più, diciamo, naturale pensarlo così. Per cui quando ti trovi a suonare un brano maggiore, invece di impazzire, puoi tranquillamente utilizzare questo trucco, ossia utilizzare la scala relativa minore a cui sei abituato. Basta prendere la tonica, ad esempio abbiamo un brano in La maggiore, la nota La, e la relativa minore si troverà 3 tasti indietro. 1, 2, 3, Fa diesis. Quindi in un brano in La maggiore non dovrò pensare di suonare la pentatonica di La maggiore, ma basterà individuare la nota La e scendere 3 tasti indietro e suonare la forma della pentatonica minore, il primo box, a cui siamo sempre abituati. In questo caso sarà la pentatonica Fa diesis minore. E ti ricordo che questo è possibile perché sono le stesse identiche note tra La maggiore e Fa diesis minore. Prendiamo ad esempio proprio un brano in La maggiore. Possiamo tranquillamente utilizzare proprio la scala pentatonica minore di Fa diesis. Un solo schema sia per la tonalità di La maggiore sia per la tonalità relativa minore di Fa diesis. Ragazzi, ma prima di svelarvi il prossimo strabiliante trucco, mi raccomando, cliccate mi piace e doppio mi piace e non iscrivetevi mai a questo canale. Sappiate però che solo a 50.000 iscritti vi dirò perché il doppio mi piace non annulla il mi piace. Il prossimo trucco è abbellire la pentatonica aggiungendo alcune note che non appartengono alla scala, in modo da colorare il suono e rendere la sonorità ancora più interessante. La prima nota che aggiungeremo è la classica Blue Note, la quinta bemolle. Non so se avete sentito mai parlare della scala blues, ma se non la conoscete dovete sapere che è davvero molto semplice da suonare. Basta prendere infatti la forma della scala pentatonica minore, nel nostro esempio sempre in tonalità di La, e aggiungere proprio questa famosa Blue Note, il Mi bemolle, che troviamo al sesto tasto della quinta corda e all'ottavo tasto della terza.
seconda sia da una parte dissonante ma dall'altra anche molto interessante, proprio perché aggiunge un colore diverso al nostro fraseggio. E quando provi ad esempio a suonare questo intervallo, si crea una dissonanza che è interessantissima e che può catturare l'orecchio di chi ci ascolta. Il mio suggerimento è di non soffermarti mai troppo sulla Blue Note, piuttosto suonala sempre come nota di passaggio, quindi ad esempio ascendente o discendente. Ci sono poi anche altre note che possiamo aggiungere alla pentatonica per renderla ancora più interessante. Una ad esempio è la terza maggiore. Se ci troviamo ad esempio sulla pentatonica di La minore, la terza sappiamo che è la nota Do, proprio perché con la tonica La forma un intervallo di terza minore, ossia un tono e mezzo. La terza maggiore, trovandosi un semitono sopra la nota Do, sarà il Do diesis, che troviamo al sesto tasto della terza corda. E possiamo passare dalla terza minore alla terza maggiore in maniera molto morbida, ad esempio con un leggero bending sulla terza minore, la nota Do al quinto tasto, fino ad arrivare alla terza maggiore. Possiamo fare il classico hammer-on molto usato nel blues per un passaggio, diciamo, più diretto. Questi colori sono molto interessanti e ci permettono di abbellire i nostri assoli con poche semplici mosse. Ma ci sono altre note che possiamo utilizzare? Se ti interessa ne parleremo nel mio workshop gratuito a tutto blues. Riserva subito il tuo posto cliccando il link in descrizione, e se vuoi mettere il turbo alla tua improvvisazione vai subito a vedere questo video qui sopra, perché non te ne pentirai. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi e buona musica!